Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video nel quale vorrei parlare di ricchezza e della sua ostentazione. Allora, un tempo, quando ancora si insegnava e si praticava la cosiddetta buona educazione, il bon ton dava degli strumenti per muoversi in modo adeguato sia nella relazione con gli altri che nelle situazioni sociali. E le regole di buona educazione non erano soltanto un insieme di indicazioni formali che facilitavano i rapporti umani. Si trattava di un codice comune nel quale ci si poteva riconoscere, erano anche uno strumento di consapevolezza emotiva, perché indicavano come non ferire la sensibilità altrui quando gli altri si trovavano, per esempio, in difficoltà fisica o psicologica o sociale. Quindi una buona norma era il rispetto, perlomeno formale, di chi ci stava di fronte. E tra le norme della buona educazione, senza dubbio l'ostentazione della ricchezza era considerata un comportamento inappropriato e maleducato. Spesso era la spia dei cosiddetti parvenus, ovvero di coloro che si erano arricchiti rapidamente ma che nel loro comportamento tradivano l'appartenenza sociale precedente. Oggi la situazione è cambiata perché l'ostentazione della ricchezza è considerata uno status symbol da mostrare il più possibile e nei modi più chiassosi possibili per ribadire la propria superiorità, che però spesso è soltanto una superiorità economica. Però il messaggio sociale che viene veicolato è che avere denaro e sempre più denaro è il bene più desiderabile insieme alla visibilità che lo stesso denaro può dare. Ma allora perché è meglio non ostentare? Perché ci troviamo nella logica di mors tua vita mea, ovvero detto in termini più attuali dei giochi a somma zero. Ci può essere un solo vincitore e la mia vittoria comporta necessariamente la tua sconfitta. La riflessione sull'ostentazione ci aiuta a mettere a fuoco i valori, consapevoli o meno, a cui facciamo riferimento e che orientano la nostra vita. Uno studio ci dice che la felicità non è proporzionale alla ricchezza e che oltre una certa soglia, secondo il cosiddetto paradosso di Easterling, la felicità comincia a diminuire. Quindi attenzione alla ricerca del sempre di più, perché come diceva una vecchia canzone, what goes up must come down. Un atteggiamento equilibrato nei confronti della ricchezza ci protegge quindi non soltanto dal rischio del fallimento economico, ma soprattutto dal rischio del fallimento umano. Grazie, arrivederci.